Ciao amici e amiche del segno del leone, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è un'attesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo ad inquadrare come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'ambito amore e relazioni e poi vedremo il lavoro e le finanze. Abbiamo questa stella o le stelle che ci parlano di nuovi propositi, di possibili cambiamenti e rinnovamenti che magari state cercando già di attuare nella vostra vita, ma ha una marcia in più questa carta perché ci sta dicendo che è il momento giusto per o avere nuovi obiettivi o per accogliere delle opportunità che andranno poi a realizzarsi successivamente. Quindi questo è il momento di seminare, di piantare, di prendersi cura di qualcosa proprio per far evolvere e crescere, ma soprattutto anche per realizzare. Anche una bella carica di ottimismo, di energia. A proposito di ottimismo e anche di una bellissima energia che può entrare nella vostra vita, c'è il sole. A maggior ragione questa carta porta anche un'energia a livello fisico, anche proprio volontà, vitalità di far crescere qualcosa e quindi anche dei risultati che si possono ottenere. Abbiamo tutti questi vari elementi, stelle, sole, luna, che possono rintracciare, è vero, grandi obiettivi, grandi sogni e desideri e quindi effettivamente può essere finalmente illuminato un percorso, un'intenzione, un qualcosa che volete realizzare. Come mi dicevo, da queste carte si vede l'indicazione di incominciare a fare qualcosa o spingere ulteriormente un proposito, o può arrivare quella nuova energia da poter utilizzare in qualcosa e che effettivamente vedrete grandi risultati successivamente. La luna verso fine settimana può portare un po' di instabilità, soprattutto a livello emotivo, oppure alcune cose che avete pianificato magari non andranno proprio per il verso giusto, quindi di fare un po' di attenzione. E i segni zodiacali da attenzionare per voi sono principalmente i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, un pochetto anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E andiamo a vedere adesso l'ambito amore e relazioni. Questo ambito, lo ricordo sempre, avrà a che fare principalmente con amore coppia single, però magari chi non è interessato potrebbe trovare dei riferimenti di amicizia, di famiglia, eccetera. Quindi relazioni più importanti. Troviamo la carta digitale. Diciamo, all'inizio avere un po' questa carta è un po' di incertezza, un po' di indecisione. Spesso ha a che fare con un momento dove abbiamo dei dubbi, delle perplessità oppure alcune emozioni molto forti possono portare tensione, ad esempio gelosia, possessività o esagerazione su alcune cose e allora quindi è facile che ci possano essere dei conflitti, soprattutto se sono più o meno gli stessi conflitti che si portano dietro da un po' di tempo e ogni tanto saltano fuori così perché forse non si sono realmente risolti e quando saltano fuori io dico sempre che forse è arrivato il momento giusto per cercare di risolverli
una volta per tutti, anche per, come vedete, queste bellissime carte che possono portare a nuovi sviluppi positivi. Anche in questo ambito, ovviamente c'è anche il biancospino che ci parla di cambiamento, quindi si è un po' più prudenti, un po' più tranquilli, certo, però si è anche un po' più incostanti, soprattutto a livello delle relazioni e a livello emotivo, come abbiamo visto anche dalla presenza della luna. E può destabilizzare la coppia e le relazioni più importanti? Sì, perché magari o l'altra persona non riesce a capire come prendervi, oppure potreste voi avere difficoltà a comprendere effettivamente come gestire appunto l'ambito delle relazioni. Però attenzione, abbiamo questa bellissima carta, il mughetto, che parla comunque di serenità, quindi di riuscire a risolvere ed essere un po' più diciamo felici, forse anche di qualche bella situazione da condividere insieme. Per i single è vero, può essere una settimana un po' particolare, perché se state conoscendo, frequentando qualcuno, o se c'è un interesse verso una persona, potreste avere dei dubbi. I dubbi possono riferirsi sia al fatto che ci sia un interessamento reciproco, oppure che l'altra persona potrebbe essere impegnata, o comunque un atteggiamento strano, o non vi convince pienamente, perché magari sì, può attirarvi, può piacervi, però sentite che c'è qualcosa che non va. Quindi prudenza, se state pensando di coinvolgere, di fare qualcosa, di invitare o di magari uscire fuori allo scoperto, queste carte invece consigliano di aspettare il momento giusto, di essere molto, molto prudenti, di osservare prima e quindi di riuscire a fare chiarezza prima magari di fare qualche passo di cui potreste pentirvi. E poi andiamo a vedere infine le cose più pratiche del lavoro e delle finanze. Abbiamo la carta allegria, molto positiva, perché ci parla di liete notizie, possibili viaggi da fare o da programmare, incominciare a programmare, quindi fatelo adesso. Come abbiamo visto proprio dalle vostre carte, c'è qualcosa che dovete fare adesso per realizzazioni future, e in questo caso potrebbe essere sia magari un compito, un progetto nello specifico che deve partire adesso, deve iniziare adesso, in qualche modo dovete pianificare, ecco, pianificare e poi man mano agire. E quindi questa carta ci sta dicendo che ci possono essere anche nuovi sviluppi di vecchie situazioni, quindi delle cose interessanti. La carta ammalato molto particolare, perché può riferirsi a un qualcosa che al momento rimane bloccato, oppure non avete ancora le informazioni giuste, oppure a un calo di energia. Quindi si vede proprio esplosione di questa energia che magari deve essere incanalata, gestita nel modo giusto, nel modo corretto, perché altrimenti poi potreste trovarvi totalmente scarichi. Consiglio anche di fare attenzione ovviamente alla salute, ci sono ancora in giro i mali di stagione, influenze, eccetera, e quindi un po' di accortezza. Per le questioni pratiche, ovviamente, queste possono fare riferimento a alcune cose che magari stiamo trascurando, e che quindi se c'è una situazione difficile, di non lasciarla così, diciamo, in sospeso, magari pensare di fare qualcosa, di intervenire, quindi di essere abbastanza determinati. Forse c'è un ostacolo da superare, forse magari c'è un impedimento da parte di qualcuno, oppure degli avvenimenti sfavorevoli. Come abbiamo visto, c'è la luna che ci fa capire che ci possono essere delle situazioni esterne da gestire, nel senso, se avete programmato un qualcosa, magari preparatevi un piano B di riserva, diciamo, non si sa mai, così siete pronti e preparati a qualsiasi evenienza. Questo vale anche per chi è in cerca di lavoro, può essere un momento molto interessante per ispirazioni, nuovi progetti, nuove intuizioni,
ambizioni e propositi, però insomma di gestire queste varie idee per non strafare, e quindi di scegliere solo le cose più importanti, altrimenti rimanete diciamo bloccati o non è il momento giusto, magari bisogna aspettare, un momento più favorevole. Comunque di programmare e di prepararsi, perché probabilmente ci sono dei cambiamenti in via di sviluppo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!